Natale è alle porte. Natale sta arrivando, vero Frollo? E proprio per questo ho deciso di raccontarti una storia di Natale oggi. Una storia che ci permetta di entrare ancora di più nell'atmosfera del Natale. Vorrei raccontarti una storia che si chiama La grande fiera del giocattolo. Purtroppo mi risulta essere di un autore sconosciuto. Non ho trovato alcun riferimento all'autore, ma se conosci l'autore o se scopri l'autore di questa storia, sarò felice di menzionarlo poi nella descrizione. Ti ricordo che se non vuoi perdere neanche un video di Vaporetto Italiano, puoi cliccare sul bottone iscriviti qui sotto e sulla campanella, così riceverai una notifica ogni volta che pubblico un video nuovo. Ma entriamo ufficialmente nell'atmosfera del Natale con questa bellissima storia, la grande fiera del giocattolo. In una piccola città piena di bambini, finalmente è arrivato l'avvenimento dell'anno, la grande fiera del giocattolo. La grande fiera del giocattolo è qualcosa che tutti i bambini aspettano per tutto l'anno. Tutto è pronto perché Natale è alle porte. È una fiera molto importante, tutti la conoscono e venditori da tutto il mondo arrivano per vendere i propri giocattoli. Un ricco direttore di banca decide di prendersi il pomeriggio libero, la vigilia di Natale, per andare alla fiera del giocattolo. È un uomo molto impegnato che ha poco tempo da passare con la propria famiglia, ma quel giorno vuole andare alla fiera e comprare un bel giocattolo per il suo bambino. E si avvia per andare alla fiera pensando: ho lavorato tantissimo quest'anno, ma ho guadagnato molti soldi. Voglio trovare un bel giocattolo per mio figlio, un giocattolo costoso, grande, che possa renderlo felice e che lo tenga occupato mentre io lavoro. Allo stesso tempo anche un giardiniere decide di andare alla fiera del giocattolo. Il giardiniere pensa: ho lavorato duro quest'anno, non ho guadagnato molti soldi, ma ho risparmiato qualcosina. Voglio trovare un giocattolo carino per la mia bambina, che non costi tanto. Il direttore di banca e il giardiniere si recano quindi alla fiera del giocattolo per trovare dei regali belli per i propri figli. Il figlio del direttore di banca è a casa, nella sua stanza piena di giocattoli, di treni, di macchinine. È un bambino un po' annoiato, ma non vede l'ora che sia il giorno di Natale, perché finalmente potrà passare del tempo con il suo papà. Suo papà lavora sempre, ma il giorno di Natale è un giorno speciale, perché potranno stare insieme e giocare insieme. La figlia del giardiniere è a casa, felice, allegra, che parla e cucina con la mamma e non vede l'ora che arrivi il giorno di Natale perché generalmente quel giorno fanno tantissime attività, passeggiate e si raccontano storie. Nel frattempo il giardiniere e il direttore di banca arrivano alla fiera, camminano e osservano il direttore di banca perché vuole trovare un grande regalo perfetto per suo figlio. Il giardiniere vuole memorizzare tutto perché quando arriverà a casa potrà raccontare alla sua bambina tutti i bellissimi giocattoli che ha visto alla fiera. A un certo punto il direttore di banca e il giardiniere si trovano di fronte a una porta. Sulla porta c'è un cartello che cita: qui troverai il regalo perfetto per tuo figlio. Il giardiniere e il direttore di banca si guardano e entrano attraverso questa porta e trovano una stanza molto illuminata ma vuota. Non ci sono giocattoli. C'è un signore anziano seduto che legge e dietro a questo signore anziano c'è un grandissimo specchio.
Il direttore di banca a questo punto decide di uscire, ma nota che il giardiniere comincia a parlare con il signore anziano. Questo signore anziano, con la barba bianca, dice: io sono un vecchio signore che ha prodotto giocattoli per tutti i bambini del mondo, per tutta la vita. Ma oggi ho portato qui un regalo molto speciale, questo specchio che è alle mie spalle. Di nuovo il giardiniere e il direttore di banca si guardano pensando: ma cosa può avere di speciale uno specchio? Non è sicuramente un regalo speciale per i nostri figli. Di nuovo il direttore di banca comincia ad avviarsi verso la porta, quando sente il giardiniere che urla, felice, parlando con il signore anziano e dicendo: grazie, grazie mille, adesso ho capito qual è il regalo perfetto per la mia bambina. E corre verso il parcheggio perché non vede l'ora di arrivare a casa. Il direttore di banca non capisce che cosa stia succedendo e anche lui corre dietro al giardiniere per chiedergli che cosa avesse capito. Il giardiniere gli risponde: mi dispiace, non posso dirtelo. Devi scoprirlo da solo e quando lo scoprirai capirai qual è il regalo perfetto per tuo figlio. Il direttore di banca non capisce, compra un grande regalo per il suo figlio e torna a casa. Il giorno dopo è il giorno di Natale, è il giorno in cui si scartano i regali. La figlia del giardiniere apre il suo regalo e trova tantissime penne, matite colorate, quaderni, fogli per disegnare. È felice come una Pasqua e urla: grazie, grazie papà, adesso possiamo disegnare tutti i giocattoli che hai visto alla fiera. Il papà sorride e le dice: certo, possiamo fare anche di più, possiamo disegnare la neve. Guarda, indica la finestra e fuori sta nevicando. La bambina e i suoi genitori corrono fuori per giocare con la neve e per fare una battaglia di palle di neve, si divertono come dei matti. A casa del direttore di banca, il figlio scarta questo regalo gigantesco ed è un regalo bellissimo, una stazione dei treni con rotaie, vagoni, casette, di tutto e di più. Il bambino è molto felice e dice: grazie papà, è bellissimo, non vedo l'ora di costruirlo insieme. In quel momento il direttore di banca riceve una telefonata e al termine della telefonata guarda il figlio e la moglie e dice: mi dispiace, era una telefonata di lavoro, devo andare. In quel momento il figlio è molto triste perché sperava di costruire la stazione dei treni insieme al suo papà, sperava finalmente di passare un po' di tempo con il suo papà. E invece non è così. Il papà lo accarezza e gli dice: non ti preoccupare, ti aiuterà la mamma a costruire la stazione. Ma il bambino voleva costruire la stazione con il suo papà e quindi, in lacrime, corre verso la sua stanza. Mentre corre, però, inciampa in un altro regalo. Il direttore di banca e la moglie si guardano perché nessuno è a conoscenza di quel regalo. Il bambino scarta il regalo e dentro c'è una bellissima palla, un pallone rosso e bianco. Il direttore di banca non capisce e guarda il pacchetto e nota che c'è un biglietto. Sul biglietto c'è scritto Babbo Natale. Il direttore di banca chiude gli occhi e in quel momento capisce, perché ritorna a quel giorno, alla fiera del giocattolo, in quella stanza con il signore anziano e quello specchio. Quel giorno, in quella stanza, il direttore di banca si era guardato nello specchio, cercando di capire quale fosse il regalo perfetto per suo figlio, ma non lo aveva capito. Adesso lo ha capito, perché è lui stesso il regalo perfetto per suo figlio. Ecco che cosa aveva capito il giardiniere. In quel momento
abbraccia il figlio e gli dice: «Adesso ho capito, non andrò da nessuna parte oggi, voglio stare con te e passare il Natale con te e la mamma, perché siete la cosa più preziosa che ho». Questa era la bellissima storia della Fiera del Giocattolo scritta da questo autore sconosciuto. Spero che ti sia piaciuta e spero che ti abbia aiutato un po' a entrare nell'atmosfera del Natale, che, come dicevo, è alle porte, è molto vicino. Grazie per essere stato o per essere stata qui con me anche in questo video. Ti ricordo che la trascrizione di questo video è presente sulla pagina Patreon di Vaporetto Italiano, dove inserirò anche degli esercizi e delle domande di comprensione per ogni video che pubblico sul canale. Trovi il link qui sotto nella descrizione. E ricordati di farmi sapere nei commenti se questa storia ti è piaciuta, che cosa ti è piaciuto o come passerai questo periodo di Natale se il Natale è festeggiato nel tuo paese. Noi ci vediamo al prossimo video.